Tutte le belle favole iniziano con C'era una volta e anche questa non farà differenza, perché quella che vi racconteremo è una storia a lieto fine di un bambino cresciuto con il Milan nel cuore che ha fatto della propria passione la propria missione: difendere sul prato di San Siro i due colori per cui tifa dalla nascita, il rosso e il nero, e quindi c'era una volta Sandro Tonali, milanista vero. Quando il Milan vinceva, mi ricordo che lui era un bambinello e alla sera, quando c'era il carosello della vittoria, era in piazza del paese con i genitori, con la sua magliettina del Milan, a festeggiare. Il Milan ha sempre fatto parte della vita di Sandro. Da bambino beveva il latte in una tazza dell'idolo Gattuso, andata in frantumi e rincollata pezzo per pezzo. A Natale poi il piccolo Tonali chiedeva nella letterina Santa Lucia videogiochi, Lego di cui è grande appassionato e ovviamente un completo del Milan. Faceva anche un'altra richiesta alla Santa: mi puoi dire se per te diventerò calciatore? Perché nel cuore di Sandro c'è sempre stato il sogno di diventare questo e quindi, finita la scuola, c'era spazio solo per giocare a calcio all'oratorio vicino casa, con il fratello più grande nella stessa squadra. I primi anni di Sandro Tonali a Sant'Angelo sono quelli di un bambino comune. La mattina qua a scuola, il pomeriggio qui all'oratorio San Luigi. L'oratorio di San Luigi è il primo campetto di Sandro. Inizia a giocare sul cemento, ma i suoi gol nelle porticine non passano certo inosservati. Indossata la maglia biancorossa del San Rocco, passa a giocare sul campo in erba con i bambini più grandi, senza però che si noti la differenza. Anzi, a dirla tutta la differenza c'è. Sandro è ben più forte di chi lo sopravanza per età e fisico. Questo è l'oratorio dove ha mosso i primi passi Sandro Tonali, un annetto soltanto qua per Sandro, in quelle porticine dove stanno giocando quei ragazzi, dopodiché subito alla Lombardia 1. La Lombardia 1 è scuola calcio in orbita Milan. Il richiamo del rossonero infatti è troppo grande, quindi mamma Maria Rosa, quando deve iscrivere il piccolo Sandro in una vera società sportiva, fa ricadere la scelta proprio sulla Lombardia 1, che porta sulle maglie gli stessi colori della squadra del cuore. Era comunque un bambino molto educato, molto attento anche all'allenamento, quindi che gli piaceva fare quello che faceva. Ti aspettavi che potesse arrivare ai livelli a cui è arrivato oggi? No, chiaramente no, è impossibile a quell'età fare delle previsioni, ci vorrebbe proprio una sfera magica. Ti ricordi qualche aneddoto, qualcosina in particolare? Era sempre molto divertente vederlo come si metteva a disposizione degli altri bambini per far gol a tutti, per esempio. Come non esultasse mai, perché era così facile per lui fare quello che faceva che non c'era da esultare, giustamente. Sandro si mette in mostra, fa gol e assist a ogni partita e venne segnalato alla casa madre, ma il Milan, dopo un provino, non lo ritiene ancora pronto. Lo richiede allora al Piacenza e mamma Maria Rosa consente per potersi avvicinare a Sant'Angelo, ma anche tra i biancorossi emiliani non passerà inosservato. L'anno del 2012, dove abbiamo partecipato a un torneo importante dell'Unicef a Lodi, e io ero col Brescia, naturalmente, giovanissimi nazionali, e lì in quel torneo lì c'erano tante squadre importanti internazionali e nazionali. Cosa che mi ha colpito veramente è il volere la palla a tutti i costi in ogni zona di campo e giocare a due piedi, che a quell'età lì è veramente un dono naturale. Voglio portarlo a tutti i costi a Brescia. Poi la società aveva dei ripensamenti per il discorso della lontananza e io lì mi sono subito messo in mezzo e ho detto no, Sandro deve venire a Brescia perché è un giocatore per me che potrebbe avere un futuro, e lo porto avanti e indietro in macchina e ci penso io, mi prendo io la responsabilità. Lui era sempre il primo e sempre voglioso a voler migliorare in tutte le sue caratteristiche. Aveva questi due lati dove in campo si trasformava in un leone e fuori era forse è il ragazzo veramente più amabile del mondo. Sono gli anni della formazione di Sandro.
fa percorso netto nelle giovanili e i suoi primi maestri sono guarda caso 2 ex centrocampisti, Sergio Volpi negli allievi, Roberto Baronio nella primavera, ma è ancora minorenne quando la prima squadra del Brescia già lo reclama. Me lo ritrovai 17enne a Brescia, ragazzino che portammo in ritiro anche per fare numero. Dopo una settimana di lavoro chiamai il direttore e gli dissi: questo ragazzino rimane con noi. Si vedeva che era uno, io lo chiamavo sempre un cinquantenne nel corpo di un 17enne. Fece l'esordio la prima partita di campionato ad Avellino, 25 minuti alla fine, fece benissimo. Era il 2017, la prima di campionato ad agosto ad Avellino, e nell'Avellino giocava mio nipote Moretti Federico, il centrocampista. Dopo la partita mi chiamò subito per dirmi: zio, ma guarda che questo ragazzo è veramente bravo, ha una grandissima personalità. Sandro brucia le tappe e il secondo anno in B è quello della consacrazione, quando da 18enne trascina il Brescia di Corini in Serie A. La sua crescita non sfugge nemmeno all'occhio del CT di Biagio, che lo chiama per la nazionale Under 21. Un ragazzo sul quale appoggiarsi a 360 gradi, e non a caso venne convocato da noi in Under 21, se non sbaglio a 18 anni, giocando subito in pratica contro avversari 4 anni più grandi di lui. Classe, geometria ed eleganza, ma anche grinta, carattere e fisicità. Le qualità di Sandro sono il giusto mix del mediano moderno. Un giocatore forte, che si vedeva sin da quando aveva 17 anni, un giocatore moderno che sa attaccare e difendere, sa attaccare gli spazi, gran tiro da fuori, gioca sul corto, gioca sul lungo, uno che accetta sempre la lotta, non si tira mai indietro, e soprattutto un ragazzino che è rimasto con i piedi per terra. È il prototipo del giocatore moderno che sa fare tanti ruoli, che ha la capacità di giocare corto, lungo. Durante il primo anno di Serie A, Sandro si mette in mostra come play davanti alla difesa, ma a fine stagione le rondinelle non si salvano dalla retrocessione. Per Tonali però non è più tempo di passi indietro. In estate arriva il corteggiamento serrato dell'Inter di Marotta, che però, quando è il momento di chiudere, tergiversa. Conte pare più affascinato da Vidal, e allora parte in contropiede Paolo Maldini, che nel giro di pochi giorni affianca e sorpassa i cugini nella corsa a Sandro. È il 9 settembre, Tonali è un nuovo giocatore del Milan. Si vociferava che Sandro aveva già avuto accordi con l'Inter, e noi da milanisti, sapendo che lui è veramente un milanista, allora ci dava un po' fastidio. Alla fine, quando mi ricordo, io ero in vacanza in Sardegna e ho letto che Sandro ha firmato per il Milan, ho stappato una bottiglia di champagne. Ecco, ve lo dico veramente. È l'apice della favola, ma gli inizi sono tutt'altro che semplici. Prima Sandro viene fermato dal Covid durante la preparazione, poi va incontro a qualche difficoltà tattica nel centrocampo a 2 di Pioli, e una parte dei tifosi già si interroga sull'investimento fatto in estate. Le sue prestazioni sono spesso timide, tanto che lo stesso allenatore rossonero si esprime così nel febbraio del 2021 per provare a dare una scossa al ragazzo. Le pressioni ci sono per tutti, perché a questi livelli, come dice spesso e giustamente Zlatan, o mangi o vieni mangiato, e quindi chi vuole giocare deve mangiare, e se viene mangiato giocherà qualche altro suo compagno. Sandro continua a lavorare, a fine stagione è già migliorato, ma il riscatto dal Brescia non è così scontato. Ci vorranno giorni di trattative e il suo grande gesto di ridursi parte dell'ingaggio pur di restare nella squadra dei sogni. Quello che ha fatto quest'estate, pur di rimanere al Milan, la dice lunga su quello che è Tonali, ragazzino che, ripeto, è rimasto così, ed è un giocatore che naturalmente è già utilissimo per il Milan, ma sarà utile anche per la nazionale dei Mancini, di questo ne sono sicuro. Una fortuna per il Milan, una fortuna per coloro che l'hanno preso, per i dirigenti rossoneri, e sarà un grandissimo giocatore anche per la nazionale A, perché insomma mi risulta che il Mancio lo veda molto molto bene. Eravamo convinti che Sandro quest'anno sarebbe stato un altro calciatore rispetto a quello che abbiamo visto. D'altronde lui l'anno scorso ha avuto dei problemi, magari ai media non conosciuti, noi magari, sai, con le voci di paese, conoscendo i genitori così, abbiamo saputo che ha avuto dei problemini fisici così, e diciamo che però eravamo convinti delle capacità di Sandro.
So cosa ho fatto per arrivare a questa maglia e non farei mai l'errore di andarmene. So che è difficile, soprattutto nel calcio di oggi, ma il mio sogno è diventare una bandiera del Milan. Servirà impegno e sacrificio. Devi essere davvero un grande giocatore in tutti i sensi. A Milanello, negli spogliatoi, in campo, a San Siro, a casa. Ma quello è l'obiettivo e farò di tutto per riuscirci. Tra molti anni si parlerà ancora della favola di Sandro, bambino rossonero, diventato Tonali, giocatore milanista destinato a indossare la fascia da capitano. Ciao ragazzi, tifosi del Milan, sono felice di essere di nuovo qui e non vedo l'ora di rivedervi allo stadio. Ciao!